Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questa videotrasmittente a 5.8 GHz. Si tratta dell'E-Flight Force VTX, se volete acquistarla trovate il link in descrizione insieme ad un elenco di codici sconto. All'interno della confezione troviamo la VTX, i cavi per il collegamento, un'antenna dipolo e una prolunga MMCX SMA 90 gradi. Vediamo subito le specifiche tecniche di questa VTX. I canali sono 48 divisi nelle bande A, B, E, Fat Shark, Race Band e Low Band. Possiamo scegliere che potenza usare tra 25, 200, 400, 800 mW e 1 watt. Possiamo alimentare questa VTX con un input da 7 a 28 V, quindi possiamo usare batterie da 2 a 6 celle. Tutte le impostazioni della VTX possono essere fatte da telemetria Trump o tasto direttamente sulla VTX. La E-Flight Force è studiata per essere messa direttamente nello stack del frame, i fori sono i classici 30x30 mm. Come notiamo, nella parte superiore è presente un grosso dissipatore in alluminio, che aiuta a mantenere bassa la temperatura della VTX alle potenze più alte. In questo connettore sono presenti tutti i fili per i collegamenti, abbiamo anche un'uscita 5V per alimentare un'eventuale videocamera FPV. In questo punto della scheda è presente un microfono, questo serve per sentire l'audio dei motori in cuffia o nei filmati DVR che abbiamo registrato. Qui abbiamo il tasto che serve per configurare la VTX nel caso non possiamo utilizzare la telemetria per fare le configurazioni via USD. Per quanto riguarda la configurazione via tasto, una veloce pressione ci fa scorrere 3 canali, una pressione di 2 secondi ci fa scegliere la banda e una pressione di 10 secondi ci fa cambiare potenza. Come abbiamo detto comunque, questa VTX dispone di telemetria Trump, quindi tutte le configurazioni possono essere fatte tramite USD di Betaflight. Per iniziare andiamo nel tab Port. Attiviamo VTX IRC Trump nella porta UART che abbiamo usato per collegare il cavo telemetria. Vi ricordo che questo cavo va collegato su un TX libero del Flight Controller. Io ho usato il TX6, quindi qui uso la UART 6. Se avete Betaflight 4.1 superiore si rende necessario caricare la VTX Table nel configurator. Per questa VTX esiste il file precompilato, quindi non dobbiamo fare altro che scaricarlo dal sito e importarlo su Betaflight. Quindi clicchiamo qui per aprire la pagina di GitHub dove è presente la VTX Table della nostra E-Flight Force. Scendiamo verso il basso e come vedete abbiamo due versioni, quella USA e quella internazionale. La differenza è che quella USA ha la potenza bloccata a 600 mW, mentre la versione internazionale non ha questo limite e può essere usata fino alla massima potenza. Come sempre vi ricordo di verificare le leggi del vostro paese ed usare la potenza consentita. Io scarico la versione internazionale, quindi clicco col tasto destro e faccio salva a destinazione con nome. Ora ritorno su Betaflight e carico il file che ho appena scaricato. Poi salviamo. Per accedere all'USD di Betaflight mandiamo il throttle al centro, IO a sinistra e PC in alto. Vi ricordo che per accedere alle impostazioni dell'USD non è necessario avere una ricevente con telemetria, ma basta il collegamento tramite S-Bus o iBus. Quindi andiamo in Feature, poi scegliamo VTX TR. Qui possiamo regolare banda, canale e potenza. Quando abbiamo finito, per salvare le impostazioni andiamo su Set e confermiamo con Yes. A questo punto è venuto il momento di verificare la potenza con l'RF Power Meter dell'Immersion RC. Questo strumento non è preciso al 100%, ma ci dà una buona idea di come si comporta la VTX. Ora iniziamo con il test. Tramite USD di Betaflight userò tutte le potenze partendo da quella più bassa fino ad arrivare a quella più alta. A 25 ho una potenza di circa 90 mW. A 200 ho una potenza di 225 mW. A 400 395 mW. A 800 siamo a 630 mW. A 1000 mW segna 785 mW. Come vediamo la potenza rilevata a 200 e 400 rimane abbastanza precisa, mentre per 800 e 1000 è inferiore a quella dichiarata. Tuttavia il risultato non è poi così male, in quanto una potenza di quasi 800 mW è un traguardo di tutto rispetto.
Per quanto riguarda la potenza di 25 mW, lo strumento ne misura 90. Questo potrebbe essere un problema se avete necessità di rispettare questo valore. In conclusione, questa A-Flight si colloca un gradino sopra le VTX economiche, in quanto offre delle potenze piuttosto alte anche se sotto le specifiche dichiarate. Il grosso dissipatore messo sopra la VTX mantiene bassa la temperatura. Questo aiuta in situazioni dove la VTX deve rimanere ad alte potenze molto a lungo, come ad esempio per voli long range. Se non volete prendere una VTX di fascia alta come la Trump, la Unify o altre, potete valutare questo modello A-Flight che offre buone potenze a costi contenuti. Questa era la mia recensione dell'A-Flight Force VTX. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.